150 metri, supera la rotonda e prendi la seconda uscita, SP 105B, via dell'Armellino. Se lei è d'accordo, ovviamente, ricambia questa intenzione sfregando la parte superiore della mano del ragazzo. Arrivo, via Santa Barbara, è alla tua sinistra. Ascoltavo il tuo racconto rapito fino a un certo punto perché lo conoscevo, che anche il gesto coreano del cuore ha una sua connotazione. Vedi? Ciao ragazzi, in questo breve video andremo a vedere come sdoppiare il display in due, con due applicazioni. Come già accennato nell'ultimo video che riguardava per l'appunto questo car tablet della Roadambi F10 Pro, andrò a snocciolare le varie opzioni e menu, poiché non so ancora per quanto tempo avrò a disposizione il tablet. Ovviamente su uno schermo da 8 pollici sdoppiare le applicazioni diciamo che si può fare, ma chiaramente rimangono un po' più risicate rispetto a un display da 10 pollici, ma a noi interessa andare a vedere come attivare questa opzione. Vi dico subito che non tutti i car tablet hanno la possibilità di sdoppiare il display a metà e non tutte le applicazioni sono compatibili per questa opzione. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere subito come fare questa operazione in due brevissimi passaggi. Andiamo a vedere subito come poter attivare questa opzione per poter sdoppiare lo schermo. La prima fase è quella di attivare le applicazioni che vogliamo andare poi ad inserire nello schermo, e per fare ciò dobbiamo proprio aprire le applicazioni. Vi faccio vedere. Ehi Top, apri Sigic. Questa è un'applicazione che abbiamo aperto, quindi poi potremo utilizzare il percorso o dove vogliamo andare. Per lasciare aperta l'applicazione non dobbiamo tornare dietro con la freccetta, ma dobbiamo semplicemente tornare nella pagina iniziale. E in questo caso l'applicazione, vedete, pagina iniziale, e l'applicazione rimane aperta. Ehi Top, apri YouTube Advanced. Non ho praticamente l'hotspot attaccato del telefono perché sto registrando con la telecamera, comunque giusto per farvi vedere. Anche in questo caso torniamo alla home e così via con tutte le applicazioni o comunque con quelle che vogliamo andare a inserire nel display. Una volta fatto ciò, la seconda fase è cliccare nuovamente su questa icona con due quadratini e da qui ci fa vedere tutte le applicazioni che sono state aperte e che non abbiamo chiuso. Adesso dobbiamo scegliere due applicazioni da poter inserire nel display. Vogliamo inserire il navigatore? Allora, basta tenere premuto a lungo sull'applicazione, vedete? E qui compare questa finestrella dove ci dice trascina qui per utilizzare la modalità schermo diviso. Ok, una volta che compare questa scritta trasciniamo l'applicazione e va ad aprirla in questa finestra. Da quest'altra parte tutte queste altre applicazioni che sono aperte possiamo scegliere quella che vogliamo aprire sulla parte destra, o YouTube o per dire Tab Z, e andiamo ad ascoltare la radio, quindi possiamo sia utilizzare sia il navigatore che ascoltare la radio DAB. Poi una volta fatto ciò vogliamo aprire o una o l'altra applicazione di nuovo a schermo intero. Qui c'è una lineetta bianca, vedete, basta cliccare qui sopra e trascinare. In questa maniera andremo a aprire a tutto schermo DAB Z. Viceversa, se la spostiamo verso destra andremo a aprire a schermo intero il navigatore, quindi in questo caso Sigic. Ok? Possiamo fare in questa maniera e ci apre a schermo intero Sigic. Vogliamo tornare alla home, basta cliccare sul menu e ci porta sulla pagina iniziale, e in questo caso comunque non abbiamo chiuso le due applicazioni, quindi le ritroviamo aperte in background sempre all'interno di questo menu.
vogliamo richiamare le applicazioni che stavamo utilizzando, basta cliccare sull'applicazione e ci riporta in primo piano, in questo caso Sigic, o in alternativa DAB-Z, perché stavamo ascoltando DAB-Z. È facilissimo, vedete? E nulla chiude, ragazzi. Io abbasso il volume per ovvi motivi. Quindi qualsiasi applicazione andiamo a richiamare quando sono aperte in background, l'applicazione torna a funzionare perfettamente, perché non viene chiusa con la freccetta. Se in quel caso andiamo a chiudere, vi faccio sentire DAB-Z con la freccetta, si chiude proprio l'applicazione. Per aprirla poi dobbiamo ricliccare sull'applicazione e ci va a riattivare l'applicazione stessa. A posto. E da qui torniamo alla home e quindi seguiamo a ascoltare la radio, e in quel caso, se vogliamo riutilizzare il navigatore o comunque abbiamo impostato un percorso al nostro navigatore, sentiremo le varie svolte e quant'altro. Bene amici, anche per oggi è tutto. Abbiamo visto come attivare l'opzione per sdoppiare il display del nostro Roadambi F10 Pro. Spero di aver fatto cosa gradita a chi mi aveva chiesto per l'appunto come attivare questa opzione. Avete visto che con 2 semplici passaggi si può fare tranquillamente. Se volete supportare il mio canale, quindi darmi la possibilità di poter andare avanti con le prove, con i test, con l'installazione di altri car tablet, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie di cuore come sempre. Ciao belli, statemi bene, alla prossima.